Oggi vi racconto la storia dell'Omega Speedmaster Alaska Project che tra le mille edizioni dell'Omega Speedmaster è forse quella che ha una storia più interessante, ma forse anche un po' più comica di tutte le altre. Ne parliamo tra qualche secondo dopo la sigla. Iniziamo. Nel 2008 Omega presenta il suo Alaska Project, la realizzazione fortunata di un prototipo, l'Alaska 2, che nel 2008 appunto viene presentato in soli 1970 esemplari. Un orologio così particolare che sin da subito non era stato apprezzato praticamente da nessuno, si comprava per poco più di 2000 euro, anche nel 2010, nel 2011 si comprava per pochissimi soldi. Dopodiché i collezionisti hanno capito e hanno riscoperto questo orologio per portarlo a quotazioni altissime, stratosferiche, e che ritengo in parte assolutamente meriti, in virtù sia della sua particolarità sia della sua destinazione, ma anche del suo limitato numero di pezzi prodotti. La storia dietro questo orologio però è un po' comica, perché Omega ci ha abituati a mille edizioni, come abbiamo già detto, speciali dell'Omega Speedmaster, orologio iconico e di punta dell'azienda. Un orologio di cui ho parlato tantissime volte, che amo, su cui ho realizzato un intero documentario che punto per punto, anno per anno, sviscera quello che è accaduto attorno a questo fantastico orologio fino ad arrivare poi allo sbarco sulla Luna del 1969, compresi i test NASA del 1965 e del 1978. Insomma, un video che peraltro vi consiglio di vedere se siete amanti di questa referenza. E sul rapporto tra Omega Speedmaster e Luna l'azienda ci ha sempre giocato, ci ha sempre speculato, per così dire, sebbene naturalmente si tratti di rapporti ufficiali tra NASA e Omega, quantomeno da un punto di vista professionale. Questo perché nel 1965 i test vennero condotti anche su altri orologi. L'Omega Speedmaster fu quello che passò questi durissimi test della NASA con minori danni, non senza danni. Però fu quello che poi fu scelto effettivamente per le missioni spaziali con equipaggio umano, sia per le missioni Apollo sia per le missioni Space Shuttle con i test del 1978 sul calibro 861. Comunque tutto questo, storia a parte, che vi dicevo, potete approfondire su altri video. L'Alaska Project non è altro che un prototipo che aveva lo scopo di portare lo Speedmaster anche sulle missioni che erano previste sulla faccia nascosta della Luna, The Dark Side of the Moon, come direbbe qualche appassionato dei Pink Floyd. Uno Speedmaster insomma modificato nel quadrante e nelle sfere, che aveva anche la possibilità di resistere a temperature estreme grazie a un guscio termico di alluminio anodizzato, che aveva proprio il compito di proteggere l'orologio e il calibro da questi sbalzi di temperatura presenti sulla faccia nascosta della Luna. Tant'è che il range di temperature che questo orologio era in grado di sopportare grazie al suo guscio termico andava da meno 148 a più 260 gradi Celsius. Il problema di questo orologio è che non se n'è mai fatto nulla, e la storia che io reputo abbastanza comica è quella per cui Omega cercò spontaneamente, autonomamente, di realizzare questo Alaska 2, questo orologio modificato, per proporlo alla NASA, che rifiutò. Quindi sì, i rapporti tra NASA e Omega ci sono sempre stati, perché NASA scelse poi dei cronografi Omega per i propri viaggi spaziali, per le proprie missioni con equipaggio umano, però tutta la storia che Omega naturalmente utilizza, anche scrivendo a caratteri cubitali dietro il fondello degli Speedmaster dei messaggi che io ritengo sinceramente ridondanti, assolutamente inutili, perché la storia dello Speedmaster la conosciamo tutti, non c'è bisogno insomma di scriverlo a caratteri cubitali occupando tutto lo spazio che è presente sul fondello. Comunque quelle sono scelte di marketing. Ci fa anche capire che in realtà questo legame tra NASA e Omega era in qualche modo un legame nato per forza di cose, è nato per necessità da parte della NASA di avere degli strumenti al polso, tant'è che l'Omega Speedmaster non è più uno strumento ufficiale della NASA, lo è però ancora dell'agenzia spaziale russa Energia. Comunque la storia è che Omega realizzò questo Alaska 2
mi fa un po' sorridere il fatto che studiò, approfondì, realizzò dei prototipi anche attraverso questo guscio termico di alluminio per fornire alla NASA degli strumenti speciali per le loro missioni, e la NASA disse vabbè, ma a me non servono. E quindi insomma un orologio sicuramente di grande interesse collezionistico, anche perché in ogni caso riprende comunque quello che è stato un vero prototipo di Omega, un orologio molto particolare grazie ai suoi accessori che appunto lo rendono idoneo a delle missioni estreme che non sono state poi portate avanti, ma comunque uno strumento idoneo, e che io ritengo sia anche molto particolare per la sua piccolissima, limitata produzione, che oggi naturalmente lo rende un oggetto secondo me molto interessante e di sicuro valore collezionistico. Come dicevamo, le sue quotazioni naturalmente sono schizzate alle stelle, sono arrivate sulla Luna. Se volete portarvi a casa un Omega Speedmaster Alaska Project, potete farlo con un Moonswatch Mars, che poi l'Alaska Project con Marte non ha nulla a che vedere, perché non era stato appunto pensato per eventuali missioni su Marte, ma per le missioni Apollo, che in quel momento già erano portate avanti dalla NASA, anche se appunto si trattava di andare sulla faccia nascosta della Luna, e la NASA disse ci vanno bene i nostri Speedmaster, non ci serve l'Alaska Project. Quindi anche in questo caso il Moonswatch Mars in realtà ha un nome che ha poco a che fare con l'Alaska Project, anche se poi riprende gli stilemi di quest'ultimo orologio, soprattutto la forma delle lancette nei subcontatori e i colori rosso e bianco che contraddistinguono questo modello. Insomma, tra le tantissime edizioni limitate dello Speedmaster, una che io ritengo effettivamente valida e che nonostante anche tutte le altre, poi la Snoopy sopra tutte, abbiano avuto la loro rivalutazione e il loro grande interesse collezionistico, questa dell'Alaska Project in particolare credo che abbia un senso un po' più vicino a quelli che sono i miei gusti e le mie idee di collezione. Però come sempre vorrei sapere anche nei commenti che cosa ne pensate, quindi parliamone assieme. Io vi ringrazio per essere stati anche in questa puntata. Questa è la nostra stanza degli orologi, questo è Talk. Ciao!